Bentrovati a tutti, buon pomeriggio. Siamo qui non perché ci siano chissà quali grandi novità da comunicare, ma perché è passata una settimana dal ricovero del Santo Padre per dare alcuni dettagli in più anche dal punto di vista medico. E lo facciamo con il professor Sergio Alfieri, che è il direttore del Dipartimento Medico-Chirurgico del Policlinico, ma è anche il direttore e è il responsabile dell'equipe del Gemelli, e con lui c'è il dottor Luigi Carbone, che è il vice direttore della Direzione Sanità e Igiene della Stato Città del Vaticano ed è anche il medico referente per il Santo Padre. Ma do immediatamente la parola a loro perché hanno qualcosa da dirvi. Buon pomeriggio. Siete tanti, Faceva freddo fuori. Allora, come diceva Matteo, siamo qui non per darvi chissà che scoop. È passata una settimana che il Santo Padre si è ricoverato, come da indicazione del dottor Luigi Carbone, con cui collaboriamo sia prima che adesso, e di Massimiliano Strappetti, che è l'assistente sanitario personale del Papa. E quindi ci è sembrato opportuno, condividendolo con il Santo Padre, dirvi un po' cosa è successo in questa settimana, come sta il Santo Padre e cosa ci aspettiamo. Allora, il Santo Padre, come sappiamo, è stato curato per una forma, infettiva, per una dispnea a casa, come qualsiasi paziente di 88 anni che inizialmente in questo periodo ha un'influenza. Cosa fa? Inizialmente si cura a casa, con i medici e i sanitari, col dottor Luigi Carbone, che è il medico referente del Santo Padre, e con l'assistente sanitario personale, il signor Massimiliano Strappetti, che è una persona straordinaria che si sta prendendo cura del Santo Padre da tanti anni, e anche in questo il Santo Padre sta più avanti di tutti, ci ha dato un messaggio. Chi è che sta più vicino ai malati? Mentre io sono qui nei miei reparti, chi è che sta vicino ai malati? Gli infermieri. E nell'idea nostra l'infermiere, alle volte in un'idea distorta, l'infermiere è qualcuno che collabora con i medici, che d'accordo con i medici poi decide insieme ai medici di dare le terapie. Poi il medico, ecco, adesso siamo qui con voi, poi siamo dall'altra parte. Chi sta sempre col paziente? L'infermiere. Il Santo Padre questo lo ha capito e già da anni ha detto: lui è il mio responsabile. Poi chiaramente c'è bisogno anche del medico. Poi adesso sentiamo Luigi Carbone come sono andate le cose mentre stava a Santa Marta. Poi, quando non è più possibile curare queste malattie, queste raffreddori, queste influenze, queste infezioni a casa, che si sta male, dove si va? In ospedale. E quindi le leggiamo sui giornali, in realtà lo scrivete voi, che si affollano i pronto soccorsi per queste malattie. Al Santo Padre è successo questo, con una differenza, che le altre persone di 88 anni generalmente stanno a casa a guardare la televisione su una sedia a dondolo. Voi conoscete un altro signore di 88 anni che governa uno Stato ed è anche il padre spirituale di tutti i cattolici del mondo? Lui non si risparmia perché è di una generosità enorme e quindi si è affaticato. Inoltre, come abbiamo scritto nei bollettini, che tanto per chiarezza li scriviamo io e il dottor Luigi Carbone, ma dietro c'è un'equipe di cui il Santo Padre mi ha chiesto di coordinare qui del Gemelli, dove fanno parte gli infettivologi, col professor Carlo Torti, che è il responsabile, fanno parte gli pneumologi, col professor Richeldi, che è il primario di pneumologia, fanno parte i gastroenterologi internisti, col professor Gasbarrini. Inizialmente, anche se il suo cuore è perfetto, l'abbiamo fatto vedere dal cardiologo, non che prima non fosse visto, però viene qui per un aggravarsi del suo stato di salute, è stato fatto vedere dal professor Burzotta. E potrei dirvene ancora tutti quelli che tutti i giorni ci vediamo una volta a settimana, una volta al giorno, ma come avviene per tutti i pazienti. Io nei miei reparti non è che lo curo da solo il paziente se poi c'è un problema, ho i consulenti ci riuniamo e decidiamo insieme la terapia. Quindi i bollettini che noi scriviamo, alle volte striminziti, alle volte più lunghi, sono la sintesi di quello che dicono tutti i nostri colleghi insieme a noi, e poi, d'accordo con il Santo Padre, che in questo caso è il paziente, diamo notizie al mondo. E il Santo Padre ha sempre voluto che noi dicessimo la verità. Non togliamo subito qualsiasi ombra che ci siano cose non dette. Quello che avete letto è la verità.
Ma come sta il Santo Padre? E poi sentiamo dopo il dottor Luigi Carbone. Il Santo Padre sta come un signore di 88 anni che è entrato. Immediatamente io e Luigi abbiamo deciso di fare una cultura dell'escreato quando c'è il catarro, la tosse, ed è stato inviato al laboratorio del professor Sanguinetti, che è il direttore, e con queste apparecchiature tecnologicamente molto avanzate che abbiamo al Gemelli è stato possibile isolare, visto che si è riusciti a farlo ispettorare, i microrganismi. Noi abbiamo scritto più volte che c'è un'infezione polimicrobica. Cosa significa? Che ci sono tanti germi e quindi ci sono i virus, ci sono i miceti e ci sono i batteri. Su una situazione cronica, Luigi, puoi un attimo meglio di me spiegare, anche per far capire la complessità della situazione, quali sono le patologie croniche? Sono quelle da cui non si guarisce polmonari, ma che si possono arginare. Sì, il Santo Padre, come abbiamo già scritto anche nei comunicati precedenti, ha una patologia cronica che sono delle bronchiectasie, con una bronchite asmatiforme che può avere delle fasi di riacutizzazione. Più l'età di 88 anni, è chiaro che per definizione è un paziente fragile. Come ci ha detto il professor Alfieri, il Santo Padre, anche per impegni istituzionali e privati, ha ritenuto opportuno cercare di, come tutti spero lo facciano, di farsi curare a casa, con l'ausilio anche lì degli specialisti, cioè anche a Santa Marta il Santo Padre è stato valutato dall'infettivologo, è stato valutato dal cardiologo, quindi ha iniziato una terapia appropriata e giusta, insomma. Ma come sta il Santo Padre? Perché poi la domanda è questa. Allora, il Santo Padre mantiene il suo buon umore. Vi dico due battute. Questa mattina, quando lui, si mette in poltrona, quindi prima notizia, non è allettato, ci riceve, noi lo andiamo a visitare, entriamo e questa mattina io dico buongiorno Santo Padre e lui con sogghigno buongiorno Santo Figlio. Ecco, per farvi capire, cioè il Santo Padre è presente assolutamente. L'altro giorno volevamo spiegargli un po' le modifiche di terapia che abbiamo dovuto mettere, perché rispetto agli esami radiologici fatti all'inizio, ossia quando è entrato, in cui la radiografia del torace, la lastra e gli altri esami radiologici davano, pur se con infezione delle vie respiratorie, perché una cosa sono le vie respiratorie, una cosa sono i polmoni, queste spugne che abbiamo a destra e a sinistra. Inizialmente queste spugne, questi polmoni, non c'era evidenza di un'infezione, ossia di una polmonite. Tutto quello che finisce in ite è un'infezione. La radiografia del torace dei giorni successivi, quando il dottor Carbone ed io lo andiamo ad ascoltare, oltre che gli altri specialisti, lo pneumologo, l'infettivologo, il gastroenterologo internista che vi ho nominato prima, abbiamo notato che c'era una modificazione alla visita, perché tanto la cosa importante è visitare il paziente. Abbiamo fatto una TAC ed è comparsa, cosa che non c'era, una polmonite bilaterale. Che vuol dire bilaterale? C'è una polmonite al polmone destra e al polmone sinistra. E quindi voi avrete notato che un bollettino a un certo punto è stato un po' più lungo degli altri, perché la volontà è quello di comunicare senza nascondere niente. Però ci sono anche dei giorni in cui c'è poco da comunicare, perché quando non è come quando, per esempio, io faccio il chirurgo che opero e vi posso dire quello che ho fatto. Le terapie mediche che mettiamo, c'è bisogno di giorni, alle volte anche di settimane, per vedere la loro efficacia. Non è qualcosa che metti la terapia e il giorno dopo ti abbiamo qualcosa da dire. Quindi se leggete qualche volta che le condizioni sono stazionarie, stiamo pure noi a vedere, ma già sapere che non ha febbre, che va lievemente meglio, è qualche cosa. Ma la domanda è: il Papa è fuori pericolo? No, il Papa non è fuori pericolo. È aperta la porta a tutte e due le possibilità. Perché un'infezione così importante, con tanti microbi, con poi una comparsa di una polmonite bilaterale, in un signore che lo vediamo, cammina poco, sta in carrozzina, che ha 88 anni e, come ci spiegava molto bene il dottor Luigi Carbone, che ha il merito, scusami ma più di te Massimiliano Strappetti, che vive giornalmente col Santo Padre e riesce poi con te
anche a gestire momenti difficili. Avete visto quanto alle volte gli manca il respiro e magari fa leggere uno dei suoi collaboratori, ma dietro ci sta un'assistenza medica e un dosaggio di terapia che non è facile, quindi dobbiamo veramente ringraziare questi due professionisti. Io vorrei ringraziare veramente Massimiliano Strappetti e penso tutto il mondo cattolico deve ringraziarlo per quello che fa e quello che ha fatto e quello che continuerà a fare. E anche il dottor Luigi Carbone, che hanno instaurato una terapia a Santa Marta che migliore non si poteva fare. Però, signori, le terapie non è sempre facile bilanciare, perché tu metti, per esempio, per farlo respirare un po' di cortisone e il cortisone ti fa abbassare le difese immunitarie, ti fa alzare la glicemia e questo è un terreno per le infezioni e devi mettere certe terapie e devi scalarne delle altre. Cioè non è un lavoro facile quello nostro. Per cui se la domanda è se è fuori pericolo, no. Se poi ci chiedete se in questo momento lui è in pericolo di vita, la risposta comunque è no. Adesso lui ha passato 20 minuti, è andato dalla sua stanza in cappella a pregare. Però la situazione realisticamente è questa. Lui è il Papa, ma è anche un uomo. Allora, c'è altro da aggiungere oppure accettiamo un po' di domande da parte dei giornalisti? Il regista. No, cominciamo intanto con la domanda di Javier e poi proseguiamo. Dottore, grazie di questa spiegazione, grazie a tutti e due. Sono Javier Martinez Brocal del quotidiano spagnolo ABC e della Sexta. Volevo chiedere, cioè da una parte, se mi permette poco professionale, ma siccome voi vedete il Papa e al Papa gli piacciono le conferenze stampa, gli fate un saluto da parte nostra. La seconda domanda era... Non ho capito la prima domanda. Siccome al Papa piace rispondere alle domande, è bello che si segua questo esempio, quindi grazie. Lui dice sempre pregate per me. La domanda è come si prende il Papa, come si sta prendendo le diagnosi che voi gli state dicendo? Quando l'avete detto che non è fuori pericolo, lui come ha risposto, come ha vissuto questi momenti? Grazie. Vado io? Allora, guardi, in realtà, se proprio volete sapere le cose come stanno, perché le diciamo solo come stanno, è stato lui a chiederci di dire, guardate, io mi rendo conto di essere un signore anziano e di avere delle problematiche croniche che possiamo arginare, perché anche se lui guarirà da questa infezione, la bronchite asmatica e le bronchiectasie rimangono e i salti mortali che fanno Massimiliano Strappetti soprattutto e Luigi Carbone sono limitate perché la malattia cronica rimane. Quindi lui ha detto, signore, io mi rendo conto che la situazione alla mia età con le mie è grave, alle volte gli manca il respiro, l'avete visto anche voi. La sensazione di chiunque di noi se gli manca il respiro non è piacevole. Quindi lui sta sempre avanti a noi, ma la testa è sempre quella di un sessantenne, forse cinquantenne. L'altro giorno, non so se vi ho detto, dovevamo spiegargli qualcosa, quindi mi sono un po' piegato verso di lui per dirvi quanto ci sta con la testa, per farla ascoltare, e lui gli ha detto ma si vuole confessare? Ecco, ecco, eravamo avvicinati per dirgli che insomma la degenza non era proprio una settimana, ossia la degenza sarà tutto il tempo necessario affinché lui possa tornare a Santa Marta in sicurezza, continua a essere curato da Massimiliano Strappetti e quando serve col medico referente. Mi sono un po' chinato, che mi ha detto? Si vuole confessare. Gli ho detto, vede Santo Padre, se mi devo confessare allora la degenza è molto più lunga, gli ho detto. E allora mi ha dato la soluzione. Io me la sono presa la soluzione, però per farvi capire quanto lui è avanti, cioè noi lo vediamo che con i stretti collaboratori, pochissimi, perché poi come medici abbiamo messo, non ci sta il via vai, ma quei 2 o 3 collaboratori che vengono, lui continua a lavorare. Non entriamo nel merito, non lo sappiamo, ma lavora. La domanda di Cristiana Caricato. Allora, innanzitutto volevamo sapere quanto, secondo la vostra esperienza clinica, potrà rimanere il Papa al Gemelli e dopo che cosa si prospetta, perché tutti ci auguriamo naturalmente che faccia ritorno in Vaticano, cioè che tipo di convalescenza dovrà fare e quanto tempo dovrà rimanere. Poi un'altra domanda. Sì, un'altra domanda proprio sul Papa. Aspetti un attimo, perché poi dimentico.
che comincio per una certa età pure io, ma gli ho detto prima quanto tempo rimarrà il Papa. Allora, il Papa legge, firma documenti, ci fa battute, però c'è una polmonite bilaterale oltre tutto il resto. Le polmoniti ci mettono del tempo a riprendersi. Quanto tempo rimarrà lui qua? Quando non sarà più necessario somministrare terapie ospedaliere. Continuerà a fare la terapia sotto la sorveglianza di Strappetti e Carbone a Santa Marta? Sì. Adesso non lo riteniamo prudente, anche perché se lo mandiamo a Santa Marta ricomincia a lavorare come prima, e noi questo lo sappiamo, cioè è un finto 88enne, e quindi noi lo tratteniamo. In questo momento sta in ospedale, almeno, ma se poi vuole venire, almeno tutta la prossima settimana, ma non se ne parla. Noi lo teniamo qui per farlo tornare poi a Santa Marta, quando poi è difficile poi stargli dietro, deve andare che sta bene, e noi lavoriamo per questo. Poi, come ha detto lui, la porta è aperta a tutte e due le possibilità se le cose non dovessero andare bene. In questo momento non abbiamo questi elementi, anzi questa mattina con Carlo Torti, con Luca Richeldi, con Antonio Gasbarrini, con gli abetologi, con Evis Sala, tutte le persone coinvolte, io e Carbone, noi abbiamo visto dei miglioramenti negli esami lievi, ma poi magari se domani questo peggiora, perché dobbiamo dare notizie? Cioè ci vuole del tempo. Perché ha una settimana la conferenza? Perché se lei mi chiede, ma rispetto a quando è arrivato, come sta? Molto meglio. Però un giorno può modificarsi la situazione, perché ancora sta facendo un'importante carica di medicine. Importante, Luigi. Sì, no, in senso, come si è detto prima, non è fuori pericolo. Quindi come tutti i pazienti fragili, io dico sono sempre sul bilancino dell'oro. Cioè basta pochissimo per potersi squilibrare, quindi questo in questo momento è difficile poter dare una tempistica. Il Papa più volte ha detto che ha rivelato di non essere un bravo paziente, insomma è un po' indisciplinato. Questa volta si è spaventato un po'. Diamo due risposte, lui dà la risposta per Santa Marta, io lo do per il Gemelli. Quando lui è ricordato qui è un paziente bravissimo. E lui che lo dice? No, io parlo per i Gemelli, ho detto, lui risponde per Santa Marta. Per i Gemelli è un Papa. Fa tutto quello che gli chiediamo di fare. Io non si lamenta mai. Per Santa Marta risponde Luigi Carbone. Anche a Santa Marta le consulenze se le fatte fare è una persona, cioè il Papa tiene tanto alla Chiesa, quindi è chiaro che ha messo davanti la Chiesa e nel frattempo si è anche fatto curare tranquillamente a Santa Marta, insomma. Sì, Ingrao del TG1, volevo chiedere per l'Angelus di domenica che cosa avete consigliato al Santo Padre e che cosa immaginate che sarà la scelta. E poi volevo invece... Prima la prima domanda, ma Okay. lei pensa veramente che noi possiamo scegliere questa cosa? Questo decide il Papa. Noi possiamo dare dei consigli e oggi cos'è? Venerdì? C'è tempo, noi daremo un consiglio, ma signori, queste cose, noi siamo medici, noi possiamo dare dei suggerimenti, poi deciderà il Papa, lo comunicherà lui, questo non riguarda l'aspetto medico. Noi potremmo vedere domani se consigliargli o meno di affacciarsi, non affacciarsi, ma ci sono tanti modi per dire l'Angelus, ma questo non è nostra materia e non vorrei entrare nel merito. E ci avete parlato delle questioni polmonari, ma in generale se ci potete fare un quadro di quello che sono le complessità, diciamo, generali del paziente, che comunque ha subito già 2 interventi e quindi come poi queste complessità incidono sulla situazione. Lei vuole sapere se ho fatto un buon lavoro o no le altre 2 volte? Allora, la parte addominale è a posto, va bene, perché è chiaro che se vai a fare una TAC torace poi vede anche l'addome, quindi da quel punto di vista è a posto. Il cuore, l'ho detto prima, ha fatto già una valutazione all'ingresso, ne ha fatte altre con l'equipe del professor Burzotta, che è il primario della cardiologia, e c'ha un cuore forte. Quando diciamo che il Papa è fragile, ma nello stesso tempo c'è una stoffa durissima, ma quanti altri avrebbero, diciamo così, sopportato tutte queste infezioni col carico di lavoro che ha? E poi dobbiamo dire che è seguito molto bene, con una maestria. A me fa anche piacere perché Strappetti è stato un nostro infermiere che ha lavorato in rianimazione, ha lavorato in sala operatoria, però è un livello molto superiore lui, insieme a Luigi Carbone. Però non ha altre patologie, c'ha questa infezione, la deve superare. E tutti ci auguriamo che la supera. Però lui ci ha detto, e noi, ma è così, che sono aperte tutte le porte. Luigi. Grazie. No, penso che sia più che sufficiente come risposta.
Buonasera, sono Tricia Thomas dell'Associated Press. Prima domanda per tutte e due, e sappiamo tutti che il Papa ha insistito molto su questo anno giubileo, le udienze, i discorsi, non voleva mollare mai, anche il giorno che è entrato in ospedale. Se pensate che lui torna a Santa Marta, dovete in qualche modo legarlo al patrone e non farà più un discorso, come vedete quello? Seconda domanda al volo al dottor Alfieri, mi ricordo che lei ha un buonissimo inglese, se tutto il mondo internazionale sta guardando un commento in inglese generale sulla salute che ha già dato in italiano, se ci può fare questo piacere. Rispondi tu. Non penso che il Papa si faccia legare comunque alla sedia da nessuno. Esatto, non penso assolutamente. In questo momento penso che dobbiamo essere concentrati a superare questa fase qui. Questa è la cosa fondamentale, il futuro, insomma, ma vedendo la tempra del Santo Padre non è una persona che molla. Okay, so very short answer because I can't make a summary for everything we said before. The Pope is fine. The reason that we are here because it's 1 week that he's in hospital, and so he asked to us, myself and Dr. Luigi Carbone, to give you some information. Of course, he has in critical condition. That means that one patient of 80 years old with chronic lung disease, and you have some infection, virus, mycetes, and bacteria. It's critical condition, but he's fine now. He's fine. We hope that, and we are working every day with Mr. Strappetti, Dr. Luigi Carbone, and or other my colleague, as I told before, Professor Carlo Torti, Professor Luigi Richeldi, Professor Antonio Gasbarini, etc. All the medicine, all the drugs that he needs to recover. But of course, he's old, he's some chronic disease. But we are really in charge, as we do with all other patients in this hospital. They receive the same medication, the same colleague that work with them. There is no different with others. Just very short. The humor? You wanted I can give you the joke? No. The humor is always the same. You mean Holy Pope or Holy Son? You say, good morning, Holy Pope, good morning, Holy Son. And you say, you understand that he's fine, he's more clever than you. So the humor is perfect. Thank you, Trisha. Grazie, professore. Fabio Marchese Aragona. Buonasera, Fabio Marchese Aragona di Mediaset. Abbiamo letto nei bollettini che il Papa è sottoposto a diverse terapie antibiotiche, terapie farmacologiche. Volevo capire, si è discusso tanto se risponde o non risponde a queste terapie, se risponde positivamente o no. Ci potete dire se risponde positivamente a queste terapie? Sì, allora, alle terapie sta rispondendo. Le terapie non sono state cambiate, altrimenti non ha senso. Sono state potenziate in base ai risultati degli esami che arrivavano man mano. Grazie. Nina, tu avevi una domanda? Oh, scusa. Sì. Prego. Dovevi continuare? No, non avevo... Prego? Volevo chiedere se sono opportune o no le visite. Perché lei voleva andarla a visitare? No, è andata alla Premier. Andata alla Premier, guardi, sulle questioni del Papa, che è un sovrano oltre il Papa, è un primo ministro che chiaramente sotto nostro consiglio poteva entrare solamente con le protezioni che si fa in questi termini, penso che nessuno di noi possa dir nulla, cioè sono decisioni, ma non riceve visite, cioè non la può ricevere, dottoressa, capito? Se che era questa la domanda. Ma lui è ricoverato in ospedale, come per tutti gli altri pazienti che sono ricoverati in ospedale con una polmonite bilaterale, un'infezione polimicrobica, non incontra il personale esterno. Però ricordiamoci, parliamo del Papa. Se non usa i DPI giusti. Ah, ecco, questo ti prego di dirlo. Questo lo sapevo. Cioè, sia ben chiaro, il Papa non è attaccato a nessun macchinario, Al bisogno. Quando serve, mette i naselli con un po' di ossigeno in aria che lo aiuta quando c'ha quelle crisi asmatiche che voi vedete che ogni tanto ha, che il buon Luigi Carbone con Massimiliano Strappetti curano giornalmente, ma sta a respiro spontaneo, si alimenta. Tanto per essere chiari, Grazie per la disponibilità. Franca Giansoldati del Messaggero.
È una domanda per entrambi semplicissima. Siamo al 6° giorno di ricovero, non c'è nemmeno una immagine del Papa, neanche una fotografia, il pontificato più mediatico, quindi è un'anomalia. Volevamo sapere da che cosa dipende. E poi l'altra cosa, la domanda Rispondiamo prima a questa. Okay. Le rispondo bene perché... Le rispondo bene. Ma scusi, ma se mia mamma che ha 90 anni, io la porto in ospedale con una polmonite e c'è una polmonite bilaterale infezione polimicrobica, starà in ospedale come starà? In vestaglia? Sarà col pigiama? Ma vogliamo una foto col pigiama del Papa sui giornali? Dai, signori, dai, cerchiamo di essere... Cioè, rispettiamo la privacy tutti, rispettiamo la sua intimità. Quando lui vorrà farsi vedere, si farà vedere, ma si deve vestire da Papa, non è che sta a letto vestito da Papa, e quindi rispettiamo la sua privacy. E un'altra preghiera che io vi faccio per l'esperienza non sempre felice che ho visto con alcuni giornalisti: utilizzate delle foto, perché le foto a volte parlano da sole, no? Se io metto una foto del Papa in difficoltà, trasmetto che il Papa sta in difficoltà, ma trasmettete delle belle foto del Papa, ne avete tante. Cioè, se siete qua, io spero che siete, come dice lui, per lui, non contro di lui. Quindi aiutiamolo in questo momento. Non facciamo titoli che non hanno senso o fake news. I bollettini dicono solo la verità, ma dicono la verità perché ce lo chiede lui. Noi non potremmo fare diversamente. L'unica cosa che potremmo non fare, perché questa è la privacy di ognuno di voi, se il paziente vuole che non si comunica, tutt'al più non si comunica, ma non può chiedere di dire cose false. E lui ha sempre detto la verità, non ha mai nascosto le sue fragilità. Quando è dovuto stare da in piedi in carrozzina si è nascosto. Quindi quello che si scrive è la realtà. La seconda c'aveva, giusto? L'ultima cosa, se ci può spiegare meglio, da che cosa dipende l'efficacia della risposta del paziente alle terapie, per favore? Tu vado io. Allora, naturalmente il Santo Padre quotidianamente è sottoposto agli esami e oltre alla condizione clinica l'efficacia viene vista anche in base ai risultati che abbiamo, insomma, quotidianamente, quindi l'efficacia è sia clinica che laboratoristica. Sì, buonasera, sono Lisandi Crux. 2 piccole domande. Volevo capire veramente quanto è mobile è il Santo Padre. Quanto mobile? Si muove al poltrone, anche la cappella, però quanto è mobile in questo momento veramente? E se sta facendo altri esercizi, oltre i farmaci, no, che sta ricevendo, se sta facendo un altro allenamento, no, o esercizi per la respirazione. Grazie. Allora, guardi, il Papa lei l'ha visto, non è che cammina più liberamente 100 metri, ci sta una stanza, una cappella, quindi viene, diciamo, si alza dal letto, va in poltrona, lavora, poi ci sta un ufficio e c'è una cappella, quindi non possiamo immaginare chissà che faccia. E poi uno che ha una polmonite bilaterale con tante infezioni non è che ha tutta questa voglia di andare in giro, e lui l'abbiamo visto che ha un po' di limitazioni per il ginocchio, quindi quando lui starà bene ritornerà in quella situazione. Non possiamo pensare che tornerà in una situazione motoria migliore, tornerà in quella situazione. Adesso è come altri degenti in ospedale. Se io vengo ricoverato in ospedale, che ho 58 anni mi sembra, e ho una polmonite, una posizione polimicrobica, in linea di massima me ne sto un po' a letto, ogni tanto mi alzo e mi guardo la televisione. Lui si mette pure in poltrona a lavorare, ma cosa pretendiamo di più? Jacopo Scaramuzzi, Repubblica. Se il Santo Padre si rimetterà con questo quadro sia clinico che cronico, quanto potrà secondo voi esporsi in pubblico all'aperto in una stagione che ancora per diverse settimane è fredda? Grazie. Allora, togliamo un se. Io toglierei se il Papa si dimetterà. Il Papa si dimetterà e tornerà a Santa Marta, perlomeno io lavoro così su tutti i pazienti, anche Luigi Carbone. Noi lavoriamo sempre per, diciamo, curare il paziente. La parte cronica non guarirà, se no non si chiama cronica. La parte acuta, quando andrà a Santa Marta, la parte più acuta sarà risolta e quella meno acuta sarà, diciamo, gestita da Massimiliano Strappetti con Luigi Carbone a Santa Marta. Poi quello che vorrà fare il Papa lo decide lui. Nel senso, noi lo conosciamo questo Papa, voi vi immaginate un Papa che sta dentro lo studio e non riceve, non incontra nessuno? Non lo so, chiediamolo a lui, forse lo sa meglio Matteo. C'è Antonia Mortensen di CNN. E direi che qui c'è tutta la generosità di questo Papa nei confronti
nostri, nei confronti della Chiesa, nei confronti di tutti. Buonasera, grazie per il tempo. Antonia Mortensen della Siena. Volevo chiedere impatto lungo termine di questa malattia e anche l'altra domanda. Abbiamo sentito che la mensa dell'ospedale è molto buona e volevo chiedere se il Papa mangia bene, con appetito. Questo anche per noi è importante. Allora, mangia regolarmente, insomma, con appetito, quindi va bene. Cosa hai risposto? Che mangia con appetito. Non so se abbiamo risposto a entrambe le domande. L'impatto è difficile poterlo dire in questo momento. Però gli auguriamo un impatto a lunghissimo termine. Va bene? Cioè nel senso che vada avanti fino a 200 anni. Sì, no, in quel senso lì sì. Scusate, volevo sapere se, visto che il Papa ha sempre continuato la sua attività, questo anche durante le altre volte che è stato ricoverato qui al Gemelli, vediamo che non ha mai interrotto il suo magistero, se voi gli avete consigliato di rallentare un pochino. Ma c'è stato qualche giorno che ha lavorato di meno, dai, quando non è stato bene, quando avete avuto un bollettino più lungo, è chiaro che quel giorno non è stato bene, non avrà lavorato. E poi è evidente che tu il Papa lo puoi consigliare, che il dottor Luigi Carbone e Massimiano Strappetti, però è il Papa. Sono Andreas English di Zeit di Amburgo. Cosa temete di più che potrebbe succedere adesso? Dunque, il Santo Padre, che ha, diciamo, un cervello superiore a quello di tutti noi messi insieme, lui sa che è in pericolo e ci ha detto di trasmetterlo. Cosa può capitare? Può capitare che questi germi che oggi sono localizzati nelle vie respiratorie e nei polmoni, se malauguratamente, nonostante tutte le terapie che gli fai, dosando le terapie con i livelli di cortisone che teniamo bassissimi perché questi favoriscono, abbassano la difesa immunitaria, non puoi molto abbassarlo se no non respira bene. Se per sciagura uno di questi germi dovesse passare nel sangue, qualsiasi paziente avrebbe una sepsi. E una sepsi, con il suo problema respiratorio e la sua età, potrebbe essere veramente difficile a uscirne. Oggi non ha sepsi, in questi 7 giorni non ha sepsi, gli inglesi dicono tocco legno, noi diciamo tocchiamo ferro, ognuno si tocca quello che vuole, però, capito, ecco, il vero rischio in questi casi è che i germi passano nel sangue. Io non sono un medico, non ho capito bene. Allora, il rischio che i germi passano nel sangue. Perché oggi non ci sono nel sangue questi germi. Queste cose, lei non è un medico, glielo spiego ancora meglio. La polmonite, come dicevo prima, o la cistite che riguarda la vescica, o le posso dire anche un altro organo, è un'infiammazione. Se ci va un germe, un batterio, un virus, un fungo, lo infetta, è un germe che determina la malattia, però sta solo adesso nel polmone, è un organo il polmone, non sta nel sangue. Il sangue, lei non è un medico, è questa cosa che anche dentro il suo organismo circola, e se questi germi, invece di essere localizzati, girano nel sangue, in tutto il corpo, vanno a localizzare anche altri organi, e se vanno a localizzare anche altri organi, vanno a colpire il rene, il cuore, il cervello. Auguriamoci mai, questo è il vero rischio che può correre una persona della sua età che ha questa importante infezione, che però, vi devo dire, per il momento è contenuta. Abbiamo addirittura ridotto qualche farmaco, timidamente, perché anche quello ha degli effetti collaterali, però è presto, signori, è presto. Sean? Seth Doan with CBS. I might need your help, Matteo. How extensive is the permanent damage to his lungs, and how much does having lost part of his lung as a young man complicate your work, his condition? And I'm also curious if you could tell us how many different, you said a number of different drugs, how many different drugs is he taking? Okay, the extension of the lung is not a lot, but you know, it's bilateral. That's the problem. And you remember, maybe, if you know the story of the Pope, that he has in one lung, he has half lung, because when in the youth, he has a surgery for the lung. And how many drugs? You have drugs for virus, drugs for bacteria, and drugs for Michetti, and different drugs, so a lot. And these
problem also make diabetes. That he has not diabetes, but due to this condition is diabetes. So he has also drugs for diabetes. Then he has drugs for his chronic lung disease, so a lot. But we hope that he come back to Santa Marta only with the drugs that Dr. Luigi Carbone with Massimiliano Strappetti give him every day, no more. But today a lot. Bene, se abbiamo chiuso con le domande, io ringrazio... Matteo, Prego. l'ultima cosa. Io, vorrei ringraziare, perché questo non posso non farlo, perché lavoro qui, perché in questo momento lui è Santa Sede, io sono Policlinico Gemelli. Io voglio ringraziare questa struttura, che quello che avete sentito per il Papa lo fa tutti i giorni per tutti i pazienti. Non è che gli specialisti che tutti i giorni ci vediamo sono venuti da casa loro, siamo qui tutti i giorni per gli stessi problemi con gli stessi pazienti. E quindi voglio ringraziare 3 persone che sono i vertici, che sono quelli che ci consentono di lavorare in questo modo. Il nostro rettore, la professoressa Elena Beccalli, il nostro presidente Daniele Franco e il direttore generale, il professor Marco Elefanti. Se non c'è la loro visione non potevamo offrire a tutti i nostri pazienti, compreso il Papa, i miei colleghi sono delle eccellenze che non stanno qui per sbaglio, o c'erano o le abbiamo fatte venire al Gemelli. Quindi un mio doveroso grazie a chi governa questo ospedale e alla nostra università. Un pensiero forse anche al professor Scambia. Ecco, io, l'hai detto tu, non mi sarei permesso. Nell'ospedale e all'università c'è un velo di tristezza fortissimo. Quasi non riesco, a esprimere. Ieri è deceduto il professor Scambia, che dire che era un collega è veramente poco. Nel mondo nascono, grazie Matteo, ti rubo allora qualche minuto visto che mi hai dato la parola, alle volte nascono delle persone con delle menti superiori, con delle capacità superiori. Il professor Scambia era questo. Qui ha costruito qualcosa che non c'è nel mondo, un riferimento per tutte le donne dell'oncologia medica che vengono da tutto il mondo per farsi curare da lui e dalla sua equipe. E questa scuola andrà avanti. Abbiamo la professoressa Anna Fagotti, suo allievo e professore ordinario. Lui ha lasciato prematuramente per questo cancro del pancreas inoperabile, e questo un po' mi fa male perché io mi occupo di questo, e quando lui 10 giorni fa, chiedendomi se lo potevo operare, gli ho dovuto dire no. È stata una perdita enorme, però siamo terreni. E lui, domani ci sarà il funerale qui alle 11, e qualcuno che lascia il suo fingerprint sulla terra. Grazie professore, grazie anche al dottor Carbone. Ringrazio anche i giornalisti che sono qui e sono testimoni anche del loro affetto per il Papa in questi giorni, quindi è un doppio ringraziamento, e so anche che si fa fatica a volte a lavorare e a trovare lavorare sulle notizie quando le notizie abbondano di diverso genere e bisogna scegliere la notizia giusta da dare, la notizia reale o la notizia che viene da una determinata direzione. Quindi vi ringrazio per tutta la serietà che ci mettete. So che a volte appunto non è facile, a volte si cade, ma non è assolutamente, siamo qui per lavorare insieme e per cercare di aiutarvi il più possibile a seguire quello che sta avvenendo qui in questo ospedale. Vi ringrazio molto ancora una volta e buon lavoro a tutti. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. No.